Carlo vi ha fatto vedere la Volkswagen ID4 qui alle mie spalle al concessionario di Bari. Io ho deciso, ma perché devo provare la macchina a Bari? Vengo a Monaco e la provo a Monaco. Infatti adesso stiamo per entrare in questa fantastica ID4 qui a Monaco di Baviera al Salone di Monaco IAA. A me piace molto questa ID4, devo dire, bella comoda, bella grande, quindi secondo me mi sorprenderà e magari vi faccio vedere un po', vi dico un po' le mie sensazioni di guida all'interno di quest'auto insieme, andiamo. Siamo saltati direttamente alla guida di questa ID4 perché tutta la parte più tecnica, tutti i vari dettagli li ha già detti Carlo nel nostro video che trovate qui in alto nelle schede, ma oggi voglio un po' parlarvi appunto della dinamica di guida di questa ID4. Una cosa che subito si nota è il comfort di guida. Il comfort di guida è veramente elevato. Abbiamo fatto un piccolo tratto, adesso continueremo il tratto di tangenziale qui a Monaco e vi dirò anche come l'auto effettivamente sia insonorizzata o meno, ma sembra già molto ben insonorizzata. Per quanto riguarda questa curva che stiamo facendo a circa 50 km/h, il peso delle batterie sotto al pianale si sente perché infatti l'auto è ben piantata a terra. Adesso facciamo un'immissione, vediamo, l'accelerazione è bella potente. Calcoliamo che questa vettura ha 204 cavalli e la batteria è da 77 kWh, quindi è la versione più potente, anche se a fine anno dovrebbe arrivare sul mercato una versione con 2 motori, quindi 4 ruote motrici, quindi sarà sicuramente anche più potente. Io, come sapete, amo la tecnologia, quindi devo dire che quest'auto è super tecnologica. Abbiamo questo schermo gigante qui davanti sulla plancia, ho un piccolo schermo e io lo preferisco, questi piccoli schermi comodi davanti a me, ma la cosa più bella è l'head-up display che ho qui davanti, in cui mi dice tutte le varie indicazioni. Per esempio, voi purtroppo non lo potete vedere, però se c'è una curva da fare, quindi una rotonda, c'è una freccia che mi indica esattamente la strada da fare, e la cosa bella è che questa freccia diventa sempre più grande o si sposta in base alla direzione dell'auto, quindi davvero molto comoda. Sto viaggiando a 115 km/h sull'autostrada e devo dire che l'insonorizzazione è a un buon livello, non è super silenziosa, però chiaramente viaggiando a questa velocità praticamente quasi di autostrada, il suono dei vari frusci delle ruote, i frusci aerodinamici, è ovvio che entrano all'interno del veicolo, anche perché non parliamo di un veicolo che costa centinaia di migliaia di euro. È un'auto che comunque ha un prezzo abbastanza importante, però non eccessivamente, quindi di conseguenza bisogna pur risparmiare da qualche parte. Sicuramente l'insonorizzazione perfetta non la troveremo su quest'auto. A livello di sensazioni di guida, devo dire, si possono cambiare tantissime cose qui dall'infotainment, il volante, le sospensioni, però una cosa che avrei preferito poter cambiare è la frenata rigenerativa. Infatti qui sulla mia destra c'è una specie di rotore perché mi permette di cambiare, insomma, da D, retromarcia, neutral, e B, che è la funzione brake. Praticamente nel momento in cui vado a staccare l'acceleratore, l'auto rigenera, però non ha la funzione one pedal, quindi bisogna sempre premere il freno per fermare l'auto. Però devo dire che comunque in determinati casi basta proprio un leggerissimo tocco al freno e l'auto si ferma. Parlando di autonomia, invece, abbiamo preso quest'auto a 433 km di autonomia, ne abbiamo fatti circa 2,5 e con l'aria condizionata accesa, premesso, siamo già a 423. In realtà prima avevamo l'aria condizionata al minimo e abbiamo consumato 3,5 km rispetto ai 2,5 del navigatore. Adesso abbiamo acceso l'aria condizionata al massimo quasi e siamo arrivati a 423 km di autonomia. Con quest'auto non ho quest'ansia da prestazione, chiamiamola così, quest'ansia da batteria, perché alla fine, dicevo, abbiamo 423 km di autonomia, l'auto è quasi al 100% della batteria, anzi diciamo forse 96-97, e devo dire left line. Devo dire che comunque nel momento in cui so
che ci sono diverse colonnine fast charge durante il mio viaggio, non mi preoccuperei neanche troppo dei tempi di ricarica, perché infatti quest'auto si può ricaricare a 125 kW e ricarica questa batteria da 77 kWh da 0 all'80% in circa 35 minuti, quindi è pochissimo. Dopo aver fatto magari 400 km, una persona normale si vuole magari riposare, prendere un caffè, espletare i propri bisogni fisiologici, e in 30 minuti più o meno l'auto si ricarica da 0 all'80%. Ovviamente non si potrà mai arrivare a 0, quindi sicuramente i tempi vengono ancora più ridotti, e dall'80% di batteria sicuramente non saranno 400 km di autonomia, saranno inferiori, ma non è un problema, perché bene o male comunque abbiamo la possibilità di ricaricare l'auto praticamente ovunque. Una cosa che notavo adesso, qui non so se è in Germania qui o anche in Italia, però sul navigatore mi dice, che devo dire funziona molto bene, mi dice le varie colonnine. Per esempio poco più avanti abbiamo una colonnina 11 kW, qui sulla nostra destra abbiamo una colonnina da 22 kW, quindi comunque devo dire, per esempio se vado a cliccare su questa colonnina mi dice le varie informazioni, 1300 metri a 4 minuti, e posso cominciare la navigazione verso la colonnina. Il nostro driver mi stava spiegando che questa vettura è molto tecnologica, i tasti qui sulla plancia e anche su per il navigatore, per il tetto, ma anche per la luce, infatti immagino, sono touchscreen. Hanno evitato qui in Volkswagen di inserire dei tasti touchscreen qui sul volante, sono diciamo dei touchpad, quindi ho un feedback aptico che devo dire è abbastanza, in realtà abbastanza lento, cioè se io premo velocemente non mi fa premere troppo velocemente, ma si impalla, ecco, si blocca, però alla fine guidando in maniera tranquilla uno può premere in maniera tranquilla e rilassata i tasti senza avere uno spasmo cliccando così forte. Alla fine stiamo guidando un'auto elettrica, bisogna vivere in maniera rilassata la guida. Anche l'impostazione delle luci si può comandare qui, luci e tasti rapidi del clima, perché il clima ha dei tasti qui e anche dei tasti qui a sinistra, che non è comodissimo, però insomma ecco, per esempio qui se vado ad andare a sbrinare dietro devo andare a cliccare, ma non sono tasti fisici questi, e neanche i touchpad, sono proprio touchscreen, cioè io tocco ma non ho un feedback, quindi devo vedere se effettivamente ho toccato il tasto corretto o comunque se funziona. Ecco, questa cosa qui magari avrei preferito evitarla, avrei preferito dei tasti fisici o comunque del touchpad, in modo tale che io abbia un feedback aptico. Ma adesso sono abbastanza pronto a parlarvi della dinamica di guida di questa vettura. Ragazzi, è un'auto molto comoda. Carlo è seduto dietro. Allora, il driver è seduto comodo. Are you comfy in this position? Are you comfortable? Yeah, sure. Yes. Sta stendendo le gambe, tra l'altro è alto più di 1,80 m, più di me sicuramente. Carlo, tu come sei seduto? Comodissimo. Carlo 5 stelle. Carlo è quasi steso, quindi l'auto è molto comoda. Alla fine la filosofia di queste vetture 100% elettriche, nel senso che sono create per essere elettriche, è proprio questa: avere un passo tra le due ruote davvero enorme e permette ovviamente un comfort maggiore. Inoltre non abbiamo il tunnel della trasmissione, ovviamente è tutto piatto, quindi il comfort è assicurato. Tra l'altro, dicevo, come dinamiche di guida l'auto è ben piazzata a terra nonostante le dimensioni di 4,60 m di lunghezza, e devo dire che si guida bene anche nel traffico. Ecco, non mi sembra di guidare un'auto così grande, devo dire, quindi a livello anche di curve, di dimensioni, di visibilità, devo dire che vedo tutto perfettamente senza neanche una zona in ombra. Forse, ecco, un po' dietro la visibilità non è ottima, ma non è un problema, siamo nel 2021, siamo in una Volkswagen super tecnologica e ovviamente abbiamo una telecamera 360, telecamera dietro in alta definizione, quindi non mi preoccuperei più di tanto del posteriore, ma devo dire che all'anteriore, dove poi effettivamente serve, si vede tutto perfettamente. Siamo arrivati ad un livello tale, con queste auto, ripeto, costruite al 100% per essere elettriche, in cui autonomia, velocità di carica permettono di muoversi più facilmente, anche se siamo insomma ancora un po', soprattutto in Italia,
un po' in ritardo sulla questione delle colonnine. Diciamo che adesso stanno cominciando anche a inserire delle infrastrutture sulla rete autostradale, che insomma la rete per spostarci più rapidamente in Italia, e devo dire che qualora ci fosse appunto la possibilità di ricaricare le colonnine o anche ogni 100-150 km in autostrada, colonnine fast ovviamente, io credo che sbloccheremo le auto elettriche, perché le auto elettriche stanno aumentando sempre di più l'autonomia, si stanno sempre di più evolvendo, sono auto molto più comode rispetto alle auto a motore termico. Per esempio, noi abbiamo davanti un Audi Q7. Audi Q7, come sappiamo, è enorme, ma l'abitabilità interna di quest'auto è paragonabile, forse anche maggiore, dell'Audi Q7. Questa è proprio, ecco, la filosofia che io adoro delle auto elettriche, e questa ID4 sicuramente non è da meno. Fateci sapere cosa ne pensate di questa ID4 nei commenti. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, seguirci anche su tutte le varie piattaforme social e sul nostro sito wedrive.tv.